Buongiorno a tutti. A completamento dei miei video sul viaggio in Thailandia, che ho svolto dal 1° al 15 giugno, volevo fare delle riflessioni relative appunto a questo viaggio. Cosa ho visto in Thailandia? Cosa mi è piaciuto? Cosa non mi è piaciuto? Innanzitutto per me è stata la prima esperienza in Asia. Era un'avventura nuova, sono partito da solo, senza aver organizzato nulla con nessuna agenzia. Ho voluto andare con la mia non eccellente conoscenza dell'inglese e sono andato un po' allo sbaraglio, ma devo dire che sinceramente credo di aver fatto la scelta giusta. Non è il caso secondo me di affidarsi ad agenzie turistiche organizzando viaggi, anche perché i costi sono elevatissimi. Io ho visto delle proposte di viaggi esosi veramente, per qualcosa che ti danno, sì, ti danno un appoggio, forse per le persone magari un po' insicure può essere un vantaggio avere tutto organizzato, stare tranquilli. Io vivo un pochino più alla turista fai da te. Di conseguenza sono contento di aver fatto questa scelta, e se dovessi fare altri viaggi in Asia non cambierò sicuramente questa tipologia di viaggio. La Thailandia, io ho passato i primi giorni a Bangkok. I primi giorni a Bangkok sono stati di sperimentazione totale, nel senso che è stato il primo approccio. E cosa devo dire di Bangkok? Innanzitutto è un clima pazzesco, perché fa veramente caldo a Bangkok. Io sono arrivato 1° giugno, l'aria era afosa, camminavi, sudavi. Questo è stata una costante un po' di tutto il viaggio, anche di quando poi sono andato in Vietnam. Comunque la città di Bangkok è piena di contraddizioni. Perché si passa dal centro commerciale super mega tecnologico, lusso, marchi italiani, come può essere l'Icon Siam che ho visitato, e poi a delle zone veramente degradate dove la gente campa per strada, dorme per strada. Questo succede in tutte le città del mondo certamente, però forse vederlo a Bangkok fa un pochino più effetto, nel senso che uno si immagina magari delle cose diverse, però è così. Gli odori di Bangkok sono tremendi, nel senso che a quello che può essere l'odore del cibo per strada, che si sente che ci sta, c'è un odore che arriva dalle fogne. Ci sono delle grate di 1,5 metri per 80 centimetri circa, da dove salgono odori di fogna, per cui non capita raramente di vedere qualcuno che sta facendo del cibo di strada vicino a questi miasmi delle fogne che arrivano. Non capisco perché siano scoperti queste aperture, non so. Per esempio in Vietnam non succede questo. E il cibo thailandese è buono. Allora, io sinceramente non mi sono fidato più di tanto del cibo di strada, perlomeno non del cibo di strada proprio quello last level, per intenderci, dove magari persone con un fornelletto si ingegnano a cucinare dei cibi che sinceramente, viste le condizioni igieniche, mi ha lasciato un po' perplesso. Per cui sì, cibo di strada, ma fino a un certo punto. Bangkok ha una vita notturna molto vivace, ci sono dei locali dove fanno musica dal vivo, con delle band molto brave. Io sono stato personalmente a 2 locali, uno si chiama Saxophone, dove facevano musica un po' latinoamericana. Prima c'era un cantautore con la chitarra e basta, poi questa band, e un'altra sera invece era un locale che si chiama Rock Pub, dove c'era un gruppo
dark new wave, molto bravi, mi sono piaciuti molto, le serate le ho trascorse così, bene o male, quando non ero troppo stanco da starmene in albergo. E i monumenti sono pazzeschi, c'è il Palazzo Reale, ci sono musei, ci sono pagode da vedere, c'è molto da vedere. Io sono stato 5 giorni, non ho visto tutto, non sono riuscito a vedere tutto perché non mi è bastato il tempo. C'è da sfacchinare, ci si può muovere con i mezzi, con Grab. Grab è una piattaforma che si può scaricare da Google Play e ti permette di viaggiare in taxi, o con le moto, anche con le mototaxi, motorbike, come diceva il mio amico, a prezzi veramente irrisori. Io una sera, per spostarmi in una zona di via Causan Road, che è una delle vie dove c'erano più ristoranti, più movimento, un mercatino alla sera, che distava circa 3, 4, 5 chilometri, ho speso qualcosa tipo 2 euro. Se invece prendi il taxi normale costa molto di più. Le moto costano ancora meno. C'è un po' di rischio perché sono un po' pazzi a guidare, c'è un traffico pazzesco a Bangkok, inquinamento, c'è anche molto inquinamento. Ho provato a prendere i mezzi di superficie, gli autobus, ho fatto anche un video, e questo mezzo è pazzesco, è stata un'avventura divertente, però si viaggiava un po' maluccio, devo essere sincero. Molto meglio la BTS, che è la linea metropolitana leggera che praticamente attraversa quasi tutta la città, e anche la metropolitana, però bisogna essere, diciamo, nelle zone giuste. Io personalmente sono stato nella zona di Victory Monument, che è servita dalla BTS, è una zona abbastanza comoda da raggiungere e per raggiungere le varie località della città. Consiglio il Waterbus. Praticamente è una formula on-off dove tu puoi navigare sul fiume e attraversarti mezza città al costo di 3,50 euro praticamente tutto il giorno. Carino. Koh Samui brevemente è un'isola, c'è un mare bellissimo, per chi ama il mare. Io ci sono stato 10 giorni, forse sono stati troppi per me, che non amo passare le giornate al mare, sinceramente. Io quando sto poche ore poi mi stanco e preferisco fare altro. Ho fatto un'escursione nella giungla bellissima, mi è piaciuta molto, e un'altra all'isola dei maiali, anche quella è stata divertente. Queste escursioni alla fine sono le cose che ti rimangono di più. Forse dici vabbè, spendo qualcosina, è una cosa turistica, sì, però sono le cose che poi alla fine di una vacanza ricordi forse di più, piuttosto che la mezza giornata al mare. La Thailandia è questo: contraddizioni, cibo buono. Io mi sono innamorato del Pad Thai, che è un piatto tipico thailandese, fatto con i noodles e varie verdure, con condimenti vari. Si mangia bene, ho sempre mangiato bene, devo essere sincero. E a Koh Samui ho scoperto anche un posto dove facevano musica con un gruppo che si chiamava, forse quella settimana lì dove sono andato io, The Jack and the Wine, musica rock spettacolare, veramente bello. Un locale che era lì in centro, nella zona, diciamo, centrale di Koh Samui. La vacanza in Thailandia è stata bella, mi ha lasciato un desiderio di tornarci, gestendo diversamente la cosa. Magari se dovessi andare 15 giorni, farei 5 giorni in ogni posto, in modo da avere il tempo di ambientarmi, di conoscere, di visitare bene. Ci sarebbe il nord da visitare, che è molto interessante. Probabilmente se tornerò in Thailandia farò quel tipo di viaggio. Thailandia, viaggio, lo consiglierei? Sì, lo consiglierei perché ti dà tanto la Thailandia, perché la gente è molto socievole, sempre gentile, non c'è alcun rischio di violenza, di essere rapinati. Anche in giro di notte tranquillamente uno può camminare per strada senza nessun pericolo. Anche a Bangkok, che è la capitale, che è grandissima, 10 milioni di abitanti. Sì, è bella, la Thailandia è bella, mi è piaciuta, ci tornerei. Vi saluto, al prossimo viaggio.